Ciao, ciao a tutti, abbiamo un grande ritorno. Ciao Giovanni. Salve, Ormai è un salve. nostro appuntamento, diciamo, consueto, e chi non ha visto le altre interviste, insomma, vada a vederle così capisce un po' Sì, anche chi è siete Giovanni. molto freddi di Eh, cosa, ci vuole un sì. Insomma, con diagnosi di psicopatia, tempo. visto che parleremo anche di questo, psicopatia, narcisismo. Tra l'altro Pronto? Mi senti? Adesso sono Infatti ti sei un po' aspetta. frizzato, hai l'immagine. Proviamo perché questa sera un po', in Adesso mi effetti. viene fuori connessione Skype. Adesso ti vedo. Proviamo, dai. Proviamo, dai, beh, proviamo un Dai, po', adesso, vediamo. dai, sento. Sei ritornato in Italia, tra l'altro proprio oggi, fresco, fresco, sei arrivato. Quindi sei a Bassano adesso? Sei lì dalle tue Sì, parti? Ecco. sì, sì, sono a casa, stamattina mi sono svegliato alle 3:40 dopo che ero Madonna. andato a letto all'una e ho preso l'aereo che tra l'altro era cioè tipo doveva partire alle 7:40, è partito alle 8:40, sono stato un'ora dentro l'aereo a guardare per aria e altre 2 ore e mezza dopo che mi sono annoiato, perché per me prendere l'aereo è la cosa più noiosa che ci sia sulla faccia della terra, è proprio una noia che non finisce mai, interminabile, brutto, scoglionante, che ne basta un quarto. Però alla fine ce l'ho fatta, a mezzogiorno e 20 ero fuori, mi è venuto a prendere mio padre, sono andato a casa, ho mangiato e cavolo, bene, Quindi sono tutta una contento, tirata, insomma. insomma. Sì, sì, Tutta una sì, sì, mm. sì, poi sì, sì, per forza, poi oggi sono arrivato a casa, ho rivisto il mio gatto, che era un Ah, mese che non lo vedevo, era veramente contento, mi è eh, stato appiccicato un sacco e questo mi povero. è... Avrà Eh? sentito la tua mancanza? Ma lui sì, io a lui gli manco sempre quando vado via, perché poi quando torno, di solito la prima notte che passo a casa in Italia, di solito la passo sveglio, perché lui va su e giù per il letto, capito? Sta lì, mi si mette sopra, Eh, e mi tira le patte, mi dà le testate, perché vuole che sto lì ad accarezzarlo. eh, Sì, è un gatto molto invadente, ma a povero, me dai. È piace molto. affettuoso? È Sì, affettuoso? no, lui pretende le cose, ok? Però e poi è prepotente perché non lascia mai in pace l'altra gatta, gli spacca i coglioni, capito? Quando va a mangiare lui va lì e la butta via perché deve mangiare prima lui, eccetera. È proprio un bravo gatto e non potrei avere un gatto migliore di questo per me. E poi è anche della mia razza preferita, che è un Maine Coon, e quindi nel Sì. senso sono contento del mio gatto, e lui è contento quando torno perché era proprio Eh, felice sì. e quindi bene, sono tornato in pratica per Bene. un po', insomma, devo Quindi starai qua sistemare il braccio. ancora quanto tempo in Italia? Non ho idea finché non ho sistemato il braccio. Finché non hai sistemato, sì. Beh, dai, intanto speriamo bene, ecco, per questa cosa. E poi per tutto il resto. E ti vedo, Vabbè, sì, ogni tanto ti blocchi, solo ogni tanto c'è un blocco. Magari se riusciamo a trovare un punto dove si prende meglio, perché ci io sono questi... avevo cercato prima, Eh. poi ho cambiato un'altra volta. Tu intanto, allora, se mi senti, però intanto buttami pure, Sì. chiedimi pure quello che vuoi nel frattempo. Allora, beh, intanto volevo fare una precisazione perché c'era un commento, adesso non ricordo chi l'avesse fatto, che diceva ma che io dico una cosa sul narcisismo, tu ne dici un'altra, ma com'è? Allora, noi possiamo avere molte cose, idee in comune, molti punti di vista in comune, però anche, insomma, alcune cose possiamo anche non pensarla proprio sempre completamente uguale. Quindi ecco, era per precisare anche questo, visto che c'era questa cosa che si veniva, sollevava questo commentatore. E, Alla eh, grande ci sta un sacco, anche perché
è un tema, mi rendo conto sempre di più che lo puoi prendere da diverse angolazioni, specie il narcisismo ha tante chiavi di lettura e quindi è naturale che ci siano diverse idee in merito, come anche pensa Kernberg e Coate, capito, che non si sopportano. Sì. Perché dicono uno al contrario dell'altro, proprio all'estremo praticamente. Quindi Sì, è perfettamente plausibile, capito? certo. Che le persone possono avere idee diverse, secondo me non è neanche un male, perché poi magari salta fuori, se io e te avessimo la stessa identica idea sulle cose, che cazzo parleremo a fare, Sì, capito cosa infatti è voglio finita dire? tutta, è finita lì il discorso. Sì, cioè, nel senso, so già cosa mi rispondi se sei uguale a me, quindi nel senso non ti chiedo neanche niente e tu lo stesso penso, capito cosa voglio dire? Sì, no, Quindi infatti, ed può essere scambio è anche giusto la stessa confrontare. idea. È giusto confrontare i punti di vista e da questo ne può nascere anche qualcosa di interessante, anche per chi ci ascolta, chiaramente. E però Appunto. io capisco ed è importante il fatto che appunto io tendo a mettere in relazione comunque il narcisismo all'antisocialità, sicuramente in parte anche la psicopatia, però capisco il tuo punto di vista perché effettivamente se l'origine, se diamo come origine diciamo della psicopatia l'aspetto organico, fisico, fisiologico e genetico, certamente che va a sé, no? La psicopatia va intesa come a parte, come una cosa a sé stante. Se invece partiamo da questioni più ambientali, educative, eccetera, allora si può capire anche la correlazione che tra insomma, questi due. Però io capisco ecco, questo tuo punto di vista, perché se tu la pensi così, privilegiando l'aspetto organico, allora certamente la psicopatia è una cosa che va a sé. Mi sto perdendo, ho Com'è? perso un pezzo. Ah, hai perso. Per vari... Dicevo che il fatto Scusa. di intendere la psicopatia non come connessa al narcisismo è anche perché intendi la psicopatia come all'origine di un disturbo organico e fisiologico e genetico e quindi va a sé, diventa diciamo, un disturbo a sé stante da questo punto di vista, perché se la questione è organica chiaramente va vista come tale alla fine, soprattutto. Sì, allora io personalmente la vedo così, più, allora diciamo che io cerco sempre di non avere un'idea mia, nel senso che io cerco sempre di attenermi innanzitutto a quello che agli studi, ok? E partendo da quelli io poi ovviamente mi faccio la mia idea un po' come tutti, no? Sì. E siccome ce n'è una mole, ormai c'è sempre di più che parlano proprio di queste alterazioni del cervello, eccetera, e che come si dice, e dei geni coinvolti, perché e tu hai fatto anche un video interessante, parlava del gene guerriero, il Sì, MAOA mi pare che fosse, sì, no? sì, sì, Giusto, sì, esatto. Poi, nel senso, ovviamente, nel senso il tuo non è un canale di neuroscienze, è un canale legato alla psicologia e a determinati, e a quei sì. disturbi che possono risultare sgradevoli alle persone, no? Quindi è ovvio che non è che ti metti tanto a fare video che sono solo scientifici, però il fatto è che appunto quel video lì era interessante perché nominava il MAOA, ma poi ne sono stati scoperti molti altri Sì, che adesso certo, non me li ricordo, ok? sì, Perché non so, appunto neanche io non sono un neuroscienziato, non sono uno psichiatra, però hanno trovato moltissimi geni che correlano e geni diversi. Io sono un ammiratore di James Fallon, ok? Sia perché, come si dice, è uno che ha avuto molto successo nel suo campo, quindi non è una persona ignorante,
e sia perché comunque abbiamo delle cose in comune. Lui, come si dice, anche se ovviamente lui è diverso da me perché siamo due persone diverse, ma a lui gli hanno fatto 2 PCLR, quel test che hanno fatto ne ha fatte due, una avevo due, Sì. quindi quella, no? Capito cosa voglio dire? Sì, si sente un po' a tratti, E, si sente un po' a tratti. ok, cerco di ripetermi mentre Sì, ne avevo parlato di e, Spallon come dire, in un video, avevo parlato proprio di Spallon, di quello che aveva raccontato in un suo libro, uno dei suoi più famosi. Che ora fare anche 20 minuti, io te l'avevo commentato dicendoti una cosa del tipo che dopo i video che fai insieme a me era il più bello, perché lo penso, ok, a me è piaciuto un sacco quel video. sì, E appunto perché si tira fuori una roba che secondo me 9 persone su 10 se le fermi per strada, capito? Non se l'aspettano, ok? Di vedere, capito, quello che, come si chiama, lo psicopatico certo. che studia il cervello della gente, capito? Cosa voglio dire? È un po' paradossale in un certo senso. Però appunto riguardo alla psicopatia sì, mi attengo a questa cosa, poi io non sono neanche uno che taglia le cose col coltello, nel senso che non è che perché la psicopatia è genetica, allora gli psicopatici sono tutti uguali. Cazzo vero, nel senso che innanzitutto proprio dagli studi di James Fallon per ogni tratto della psicopatia possono essere coinvolti fino a 15 geni diversi, ok? Sono tanti, Sì. tanti. Se poi vai a vedere che i tratti della psicopatia, almeno secondo Robert Hart, ma io non sono d'accordo, sono una ventina, fai 20 per 15, cioè le variabili, perché poi più questi tratti ci sono, più la cosa è intensa ovviamente, no? Quindi non tutti hanno la stessa freddezza, non tutti hanno lo stesso autocontrollo, non tutti hanno la stessa impulsività e quindi vengono fuori un sacco di quadri diversi per ogni persona, ma oltre a questo, come ho detto, non taglio le cose col coltello e l'ambiente, come uno cresce, con chi cresce, dove cresce, ok, le esperienze che fa, cambia moltissimo perché riguardo alla psicopatia l'ambiente è quello che determina, per esempio, se uno diventerà uno stupratore seriale o se diventerà un amministratore delegato di un'azienda, cosa Sì, voglio dire? certo. O anche semplicemente un lavoratore normale, capito? O uno cioè, quindi l'ambiente in verità, su questo penso che concordiamo, in realtà è importantissimo anche per la psicopatia e me ne rendo conto sempre più perché nel senso io ho avuto un ambiente di un certo tipo in cui sono cresciuto e riconosco che ha avuto un impatto su di me comunque, ok? Sì, sì. E, sto pensando, sto meditando per un attimo anche per evolvermi, no? Quindi su questo questo secondo me è penso che sia molto più di me per l'aspetto anche, come si può dire, psicoanalitico. Mentre appunto io per la psicopatia guardo tanto alla genetica, però penso che siamo d'accordo nel dire che l'ambiente poi influenza quella base genetica, nel senso la influenza anche tanto magari. Sì. Sì, infatti quello che penso anch'io, insomma, cioè io do molta più importanza poi all'influsso ambientale, secondo me, ma poi naturalmente credo che ogni caso poi vada da sé, nulla esclude che ci siano anche delle componenti organiche o genetiche che comunque possono anche fare la differenza, ecco. Poi io volevo anche, ecco, parlare un attimo della questione che ti avevo accennato della felicità e infelicità, no? Se
Sì. Come vive da questo punto di vista uno psicopatico? Cioè è felice, prova felicità, prova infelicità? Allora, l'infelicità, come ho detto, l'infelicità detta come tristezza, l'emozione che tutti intendono con tristezza, no, fondamentalmente no. E su questo ci sono degli studi, nel senso che hanno provato a, come si chiama, a fare dei test relativi alla misura della depressione e dei test per misurare la psicopatia, tipo PCLR, oppure il PPI, che è un altro test. E cosa succede? Che quello che si evidenzia è che proprio se vuoi capire se uno è psicopatico devi guardare la scala della depressione in pratica, perché meno sei depresso, ovviamente non è che se tutti quelli che non sono depressi sono psicopatici, però meno sei depresso e se sono presenti quelle caratteristiche, ok? Come si chiamano, che sono proprie della psicopatia, tu vedrai che c'è una correlazione inversa. Più sei depresso, meno sei psicopatico, più sei psicopatico, meno sarai depresso in pratica, meno avrai quel genere di sentimenti. E quindi questo riguardo alla tristezza. Cioè, personalmente, quando una cosa a me va male, io parlo per me soprattutto, perché poi ognuno le cose le affronta a modo suo, ovviamente, però in generale le persone che sono fatte come sono fatto io, la tristezza non la sentono. Se una cosa mi va male, o sono molto frustrato e dico porca troia che sfiga e mi girano i coglioni, oppure mi girano i coglioni forte, capito? Sì, E quindi, certo. come dire, Quindi una forma di fastidio, di sofferenza di fastidio, però non tristezza, insomma, e depressione, ecco. bravo. Aspetta perché non ti sento in questo Fastidio, momento. non c'è il Aspetta perché non ti Cristo di sento, Dio. non ti sento, in questo momento non ti Provo a sento. parlare finché non mi senti. Mi senti? Eh, Zero? Zero? proviamo. Si è interrotto. Allora mi stavi appunto rispondendo che Sì, allora. riguardo al fastidio, diciamo, però non tristezza e non depressione. No, c'è solo fastidio che poi può evolvere anche in rabbia, Sì, ovviamente, sì. ma tristezza così no. Cioè io ho provato della tristezza nella mia vita, ma l'ho provata quando il mio cervello era completamente fuori dal suo asse standard. Cioè, come io ho già detto, no, io sono stato un eroinomane, ok? Sì. E cosa succede? Questa è proprio, c'è proprio la spiegazione proprio tecnica che ti riesco a fare. Il cervello degli psicopatici produce poco cortisolo, ok? Di base. Una Sì. volta si pensava che gli psicopatici avessero la tendenza alla rabbia, alla violenza, eccetera, pensavano ci fossero alti livelli di testosterone, ma allora gli psicopatici dovrebbero essere tutti pelati, capito? E invece no. In realtà si è scoperto che non è che c'è tanto testosterone, il testosterone c'è a livelli normali, no? Però il cortisolo cosa fa, tra l'altro? Quando in concentrazione, quando si alza il livello di cortisolo, ok? Tu sei triste, ok? Beh, è E sintomo normalmente di stress, di solito un alto cortisolo è sintomo di stress. esatto, e ti porta a tristezza, a tutta una serie di cose, no? Noi ce l'abbiamo basso, quindi di base tristi non diventiamo. Però c'è un però, ossia l'eroina, ok? Di cui io sono stato dipendente, anche se, e questo qui è uno dei casi in cui ringrazio di essere fatto come sono fatto. I psicopatici sono più propensi a drogarsi, ma sono anche meno propensi a rimanerci sotto male con le droghe, quindi io nel giro meno di un anno
sono riuscito a staccarla, ma l'eroina cosa fa? Quando tu la assumi, ok, e inizi ad assumerla regolarmente, ti si attacca il cervello in pratica, ti si attacca il corpo, quindi quando tu la smetti di assumere stai male fisicamente, stai male che non ti puoi neanche immaginare, ok? È la cosa più dolorosa che esista, che ho vissuto io perlomeno. Cioè, sì, beh, logico, ti tagliano un braccio, probabilmente soffri di più, ok? Ma cioè, è proprio una roba che stai di merda, è come avere un'influenza e che pare che non passi più, ok? E praticamente cosa succede? Che tu anche mentre la assumi, ok? Lei fa questo al corpo, più di qualunque altra Non ti è sento. un'astinenza che è fisica, Proviamo a. col mondo, questo Scusami Giovanni, perché si sente proprio male. Riesci magari a trovare un posto e magari sederti se trovi un posto dove, che magari stando forse fermo, magari guarda, non so. guarda, se mi dai giusto un minuto Sì, arrivo in un posto che potrebbe essere ok, buono. ok. Aspetta un attimo, nel frattempo mi senti Sì, adesso? sì, no, appunto dicevi che è un grande, ovviamente, sofferenza disintossicarsi, Sì, dicevi è ma come. perché è complessa, perché quando tu inizi a rimanere sotto con l'eroina, automaticamente il tuo cervello cosa fa? Inizia a produrre cortisolo a manetta, ok? Tantissimo, ok? E anche mentre tu sei sotto che magari ce l'hai, cioè nel momento in cui lei scende, ok? O è passato l'effetto, eccetera, questo si alza. Quando tu la stacchi, ok, che ti fai l'astinenza, e anche dopo che è passata l'astinenza a livello fisico, per un paio di mesi, anche 3, questo per quanto riguarda me che non l'ho usata tanto, ok, e il cortisolo in circolo è altissimo, ok, e quindi so cos'è la tristezza che intendete voi, perché chimicamente, siccome sono un deficiente, fondamentalmente, ho trovato il modo di sentirla in pratica, capito? Anche se non era quello proprio il fine, ok? Quella era soprattutto una reazione fisica, quindi insomma uno stato di mancanza, sì, prostrazione, magari non era proprio tristezza vera e propria, ecco, era una sensazione di profondo malessere. Perché io sono fatto così, che di solito la tristezza non la sento perché ho il cervello cablato in un certo modo, no? Però se il cervello riceve come si dice, si sputtana, tra virgolette, nel senso che viene sconvolto a livello chimico e le cose poi cambiano, capito? E quindi io penso che quella che ho sentito sia stata la tristezza che intendete voi, ok? Perché era una cosa strana, ok? Era molto strana. E ripeto, prendere quella cosa lì ti alza il cortisolo, quindi comporta quello stato d'animo, ok? Poi io non so se è proprio identico, ok? Ma io non ero mai stato così in tutta la mia vita praticamente. Cioè è stata la cosa più brutta che mi è successa, veramente. Una cosa proprio. Sì. E non sono questi termini, ok? Però l'eroina è l'eroina, ok? Sì. Apposta perché assaggiata sei fottuto, nel senso, perché non c'è niente, ok, fondamentalmente non c'è una sensazione superiore a quella che puoi provare, ok? E questo non lo dico perché so io, cose del genere, proprio per tutti, non esiste un'altra cosa che ti alza così tanto le endorfine, capito? E te le alza così tanto che tu dopo
come si dice, tutto quello che prima ti piaceva a 10, ok, ti piace 2 al confronto, capito cosa voglio dire? E quindi è abbastanza, come si dice, è abbastanza uno schifo. E come ho detto prima, la cosa figa, tra virgolette, è che appunto dagli studi che sono stati fatti e io poi ne ho un po' la testimonianza diretta, ok? Se sei psicopatico è più facile che ti vai a cercare le droghe perché, come ho fatto io, vuoi sentire delle emozioni forti, capito? Vuoi sentire qualcosa, ma poi non c'è quel coinvolgimento emotivo forte che si va sviluppando. Fatto che, ad esempio, gli psicopatici tossicodipendenti che poi finivano in carcere e quindi non si potevano drogare, se la passavano molto meglio degli tossicodipendenti non psicopatici che finivano in carcere e che non si potevano quindi drogare, ok? E l'ho notato perché io ovviamente quando mi fumavo le stagnole avevo il mio gruppo di amici tossici, no? E loro non ce n'è uno che non sia ancora sotto, capito cosa voglio dire? E io in 9 mesi me la sono tirata fuori, ok? E quindi l'ho visto che per me è stato più facile che per loro che non ci riescono. Ma quindi è stato più Ok? facile per quale motivo, secondo te? E appunto non c'è questo primo non c'è questo coinvolgimento perché le persone, io l'ho notato anche perché ho fatto delle comunità anche, le persone che si sviluppano una dipendenza dagli oppiacei è come se si innamorassero, ok? Si innamorano. Tanto che mi ricordo di questo tossico del cazzo che, come si chiama, che aveva appena finito di scalare il metadone, ok? E c'era questa seduta di gruppo, capivo tutte le rotroiate che con me purtroppo non funzionano perché non hanno mai funzionato le comunità con gli psicopatici e con me infatti non hanno mai funzionato, tanto che l'ultima, dopo 2 giorni mi hanno mandato via senza che avessi fatto niente, hanno letto le carte e hanno deciso che non dovevo star là, però fatto sta che questo tipo quando ha staccato il metadone ha proprio Allora, aspetta, c'è un'interruzione. Quindi stavi dicendo, l'amico ha interrotto il metadone. Non era un amico, non esiste che quello là è mio amico. No, vabbè, sì, vabbè. Ma questo tizio qua aveva staccato, l'aveva finito di scalare, ok, piano piano, quindi come dovresti fare, se no stai male col metadone, non stai male una settimana, fisicamente stai male 2 mesi se lo stacchi così. E lui diceva, sentiva emotivamente, ok, perché fisicamente non stava male, ma si sentiva come se diceva fosse morta sua amorosa, ok? Quindi questo proprio per far capire che, come ho detto, le persone in generale si innamorano dell'eroina, ok? Letteralmente se ne innamorano, ok? Che so che sembra assurdo, però succede così. Io non mi posso innamorare, semplice, cioè, capito? Non posso perché non è mai successo, non succederà mai. E quindi non mi sono innamorato neanche dell'eroina, ok? E quindi questo è il primo motivo per cui ne sono uscito relativamente facilmente. Il secondo motivo è che i drogati di solito perché si drogano? Tu lo sai perché si droga un drogato? Beh, di solito sono, diciamo, spinte sicuramente un'inclinazione alla dipendenza e poi anche per ovviamente questioni di educazione, di mancanza affettiva e via dicendo, insomma. Bravissima, esatto, mancanza di affetto, traumi irrisolti, ok? Io invece perché mi sono sempre andato a cercare le sostanze? Per ampliare quello che potevo sentire, perché io sono sempre stato povero di emozioni, ok? Sì. Cioè, nel senso, devi immaginare che io da bambino, non so se hai presente, come sono i bambini di 7-8 anni di solito? Cioè, dimmelo tu perché io non lo so. Beh, sicuramente cercano l'affetto, questo ovviamente, no? Sì, c'è questa inclinazione naturale comunque a cercare l'affetto.
io vivo con due bambini, nel senso che sono i Eh, figli sì, della Sara, ok? sì, sì, Hanno 9 e 11 anni, eh, ok? sì, E io li vedo, cioè si muovono un casino, ok? mm, E parlano un sacco, cercano, come si dice, il coinvolgimento, eccetera, no? Sono molto reattivi in pratica. Penso che un po' tutti i bambini siano così, ok? sì. E io alla loro età mi passavo i pomeriggi sdraiato nel letto a pensare, ok? A pensare, 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 pensare. Poi ogni tanto facevo una cazzata, ok? Facevo una cazzata così, oppure ogni tanto veniva fuori che a scuola avevo menato qualcuno, capito? Una volta avevo menato, capito? Poi io non so. Aspetta che non ti sento più. Non ti sento, non ti sento. Adesso può parlare, mi senti? No, adesso in questo momento no. Non mi stai sentendo? Non mi senti? Porco Adesso Dio! sì. Vedi, Riesci a trovare, ecco, se riesci a trovare un posto, magari se sei più adesso, fermo forse. sto qui, ero seduto qua io. Io spero che vada bene perché non so dove altro mettermi più che altro. E so qua, mi senti? Sì, adesso sì, ok. Quindi ecco, Eh, stavi dicendo di quando eri piccolo che invece stavi sdraiato a pensare a lungo, stavi tantissimo tempo a pensare. pensavo. Eh? Sì, passavi tantissimo tempo a pensare. Sì, Cosa, eh? e cosa A cosa pensavi? pensavo? Sì. Allora, vediamo un po'. Quello che mi ricordo, ok? Quello a cui pensavo era come riuscire come si dice, a fregare le persone, Ah? e a fregare la gente. Ah, ho capito. Pensavo a come riuscire, poi io non sapevo che fosse questa cosa qui, che il termine fosse questo, però detto in parole povere, pensavo ad allenare la mia retorica, ok? Capito. Mettiamola così. E poi pensavo un sacco alla violenza e poi ogni tanto mi frustravo perché, come si dice, perché non sentivo quasi un cazzo, mi annoiavo a morte, ok? E mi annoiavo letteralmente a morte. A queste cose pensavo principalmente, poi io magari come tutti, è un film che mi era piaciuto, che cazzo ne so, capito? Poi tanti pensieri erano i pensieri, penso che fanno un po' tutti quanti, Quindi ma le cose... divagavi un po' con la mente, diciamo. Eh? Divagavi un po' con la mente. Sì, sì, però poi se si va a vedere, oltre ai pensieri che fanno un po' tutti, quelli che erano fissi erano questi tre che ti ho detto, ok? Sì. E cioè il fatto che, non mi, che mi sentivo sempre vuoto, ma non capivo bene che cavolo volesse dire, ok? Perché io non capivo che le altre persone erano fatte in un'altra maniera circa, cioè io pensavo fino ai 17-18 anni, ok? Che tutti quanti facessero finta, ok? Che tutti facessero finta per cercare di buttarmelo al culo, ok? A me, come a tutti quanti, ok? E l'ho capito dopo che non era... Sì. C'era un Eh, sacco di paranoie e fatto che attività scarsissima che non so, ma mi facevo le palle perché mi hanno, perché vedevo che cavolo ne so, che gli altri bambini si di loro al pomeriggio molto più spesso, per esempio, di quanto lo facessi io. Ho capito che si divertivano, che durante tipo la ricreazione facevano gruppo tra di loro, io non ero capace, ok? Quindi
a queste cose pensavo principalmente, ok? E poi pensavo al fatto che non sopportavo mia madre, che non potevo vederla, ok? E quindi a queste cose, generalmente, quindi, però eravamo partiti da qui indietro, nel senso che la domanda originale riguardava la tristezza. E Sì. come ho detto, tutto questo discorso, no, la tristezza sono riuscito a provarla, penso qualcosa che si avvicini molto a quello che sentite voi, quando ho staccato quella roba. E, cioè, la roba è il nome gergale Sì, per dire sì, sì, l'eroina, beh, la roba. certo. E, e quindi quello è stato. Mi avevi chiesto della felicità. La felicità invece è una cosa, penso di sentire circa come la sentite voi, magari meno duratura, ok? Cioè io ho sempre bisogno di qualcosa, di qualcosa che mi faccia sentire qualcosa, capito cosa voglio dire? Quindi magari dura un po' meno, ma penso penso che la felicità la riesco a sentire, magari più una forte soddisfazione, ok? Però quella, sì, la felicità penso di sapere cos'è, bene o male. Però cioè, tu non hai provato, non puoi dire di aver provato felicità fino a questo momento, come evidentemente anche la sofferenza, diciamo, la tristezza, anzi più che la sofferenza, la tristezza vera e propria non l'hai provata, quindi di conseguenza non hai provato forse neanche la felicità piena, diciamo. Sì, guarda, tendenzialmente penso di essere d'accordo, perché poi allora sì, ci sono dei momenti in cui io sono stato davvero contento, ok? E, ci sono stati, quindi magari mi è capitato, però io la intendo più come una soddisfazione forte, una forte euforia. Capito cosa voglio Sì, dire? sì, sì, certo. Quindi emozioni più che altro, delle sensazioni emotive particolari di soddisfazione, di piacere, ecco. Sì, sì, esatto, quella io ho sempre inteso che sia la felicità, penso che sia quella perlomeno, non penso di sbagliarmi così tanto, poi non lo so, nel senso. Beh, la felicità magari è qualcosa di più completo, per così dire, cioè va oltre l'emozione in sé di piacere, di soddisfazione, qualcosa, proprio uno stato d'animo che va a toccare un po' tutta la dimensione dell'essere. Quindi diventa anche qualcosa di mentale, qualcosa anche di spirituale, se vogliamo. Poi ovviamente ciascuno di noi ha una sua idea di felicità, Mm? perché nulla toglie che ciascuno Sì, di noi abbia una sua idea di felicità. sì, sì, c'è da dire tra l'altro che è difficile riuscire a comprendere veramente queste cose, nel senso che in linea generale si riesce cioè uno descrive quello che sente e l'altro si può fare un'idea, ma poi bisogna vedere se tutti sentono la felicità proprio allo stesso modo, ok? La tristezza allo stesso modo, secondo me è tanto, cioè, è una cosa che va molto a spettro, ok? Come tutte le cose, se, se intendi. Sì, diciamo che io personalmente la vedo come qualcosa che non si limita alla pura soddisfazione, al puro piacere, ma che appunto include anche tutta la dimensione proprio dell'essere, di quello che si è, di quello che un sentimento pieno, insomma, è un vero e proprio sentimento, quindi non è solo un'emozione. Allora lì mi trovi completamente impreparato. È vero. Nel senso che per me è quello, io poi, anche perché appunto dura poco alla fine, perché tutte Sì, queste cose a me durano sempre poco, sì. cioè quando, come si dice, quando mi sono fatto l'astinenza per esempio, ok, non quando ero in astinenza che stavo fisicamente male, dopo quando ti passa, ok, e per esempio
come ho detto, stavo talmente male, e come ho detto, penso di averla sentita la tristezza, che ho pianto, ok? E- ma piangere vuol dire che mi è scesa una lacrima, una, ok? Sì, Fine, ok? E, e quindi anche la felicità per me è un po' così, ok? Non è una cosa che dura tanto, ok? sì, È tutto molto breve e per quello ti ho detto da bambino mi annoiavo da morire, capito? E, cioè, così è, capito? Infatti io cercavo di svagare alle elementari, marinavo la scuola e magari invece di andare a scuola la mattina uscivo e mi ero messo nello zaino dei fumetti da leggere, avevo preso 20 euro per andare a mangiare al giapponese, capito? sì, E cercavo di fare queste cose io, così almeno mi svagavo, ok? sì, certo. Eh, Magari considerando a volte com'è la scuola, che non sempre è così, magari così stimolante, insomma, si può anche capire mm, che si provi il bisogno di disertare. E non Così ti... come, eh. giuro, non ho sentito niente. No, dicevo, è comprensibile che, visto a volte la scuola come riesce ad essere di stimolante, che qualcuno abbia anche voglia di disertarla, no? Di fare qualcosa di meglio. Sì, ma poi anche, come si dice, io sono sempre stato un po' un incompreso, ok? Per forza di cose, no? E cosa succedeva? Quando io avevo 7 anni, i miei hanno divorziato, si sono separati, no? Ma a me non fregava un cazzo fondamentalmente, io ho sempre avuto problemi con i miei, no? Perché a mia madre gli ho sempre bestemmiato dietro, anche prima, ok? Però sti qua si erano messi in testa che sta roba mi avesse in qualche modo toccato, anche se non me ne fregava un cazzo, cioè io ero anche contento, perché prima avevo una casa sola e adesso ne ho due, capito? Cioè, nel senso, non ci ho perso niente, ok? E più avevo un gatto. Da mio padre ha sempre avuto cani, quindi il gatto non l'ho mai potuto avere fino a che i miei non hanno divorziato. Io volevo il gatto, cazzo, Sì. ok? E quindi in realtà io ci ho solo guadagnato ed ero contento, non me ne frega un cazzo che se ne separati. Però si erano messi in testa sta roba, probabilmente perché dovevano giustificare il fatto che facevo il cazzo che mi pareva e non me ne fregava niente di niente, ok? Cioè se io alle elementari, se a me mi girava, che cazzo ne so, ora di matematica, ok? Se io mi rompevo i coglioni durante l'ora di matematica, io prendevo e uscivo dalla cazzo di aula, ok? E facevo così, ok? Quindi loro dovevano un attimo trovare una motivazione del perché io mi comportassi in un certo modo, capito? Sì. E quindi loro si erano messi in testa che che i miei si erano separati, capivano un cazzo fondamentalmente, anche perché io cercavo sempre di dire guarda che non me ne frega niente e questi giù a dire che no, che è così, eccetera, ok? Cioè, c'è sempre stata questa cosa che le persone, mia madre, eccetera, mi cercassero di dire come mi sarei dovuto sentire, ok? Sì. Di mettermi in testa, capito? Anche se non era così, quindi, come ho detto, sempre stato un incompreso. E ste cazzo di maestre, una volta che non c'ero, e questo lo so perché me lo ha detto uno nuovo che era appena arrivato a scuola e quindi ci avevo un attimo legato, cercato di legare, anche perché era algerino, capito? Quindi veniva da fuori e si doveva inserire e quindi era un po' più facile, no? Per me. E lui appunto mi ha detto che un giorno che io ero assente, il cazzo del prof di matematica ha detto a tutti gli altri Aspetta che non si sente. no, Non si sente. Allora, ti ho sentito fino alla professoressa che ha detto e poi di non... matematica. di matematica e poi ha detto che cosa, ecco, non si è sentito.
quello era praticamente, appunto, mi ha riportato questo algerino che avevo in classe, mi ha riportato il fatto che mentre un giorno che ero assente ha detto agli altri bambini che mi dovevano evitare in pratica. Che ti dovevano evitare. Sì, esatto. Per non essere condizionati e influenzati, aveva paura che li influenzassi probabilmente. Sì, non lo so, non lo so, fatto sta che comunque, visto che mi hai detto spesso la scuola non è stimolante, diciamo che ti ho raccontato questa roba per farti capire che per me era tutto tranne che stimolante la scuola, Certo. ok? Anche perché se avevo la cazzo di maestra e diceva agli altri che non dovevano stare con Beh, me, infatti. capito? E loro Semmai il lo contrario, facevano già prima, eh? semmai il contrario avrebbero dovuto coinvolgerti e insomma il Ah, contrario, però, semmai. sì, però, come si dice, adesso, cioè io ero in realtà è ancora abbastanza così, nel senso, però un po' sono cambiate delle robe, adesso cercano un po' più di venire incontro a queste cose, no? Però stiamo parlando di 20 anni fa, capito cosa voglio dire? Sì, certo, certo. Era un'altra cosa, poi sta maestra aveva già 60 anni quando andavo a scuola io lì, capito? Quindi figurati. Sì. E quindi non è quello. Cioè, io come ho sempre detto anche nei primi video che facevamo, secondo me, come si dice, la roba ideale è che come hanno speso soldi su soldi su soldi per capire gli autistici, per stendergli il tappeto rosso all'autistico, ho capito, perché riesca a capire le robe anche lui, a inserirsi, eccetera, e l'autistico non è che ci può far tanto, è nato autistico, quindi dipende poi da quanto funziona, ok? Però in generale, bambino autistico, se non lo segui in una maniera particolare, ti diventa un autistico molto grave, che non è capace di vivere da solo, ok? Se Sì, non gli stai dietro fin da certo. piccolo. Se tu non segui un bambino che ha dei tratti di psicopatia da bambino in una certa maniera, cioè, sicuramente vai a creare dei problemi grossi, capito? E magari sono grossi per gli altri, capito? In questo caso. E capisci cosa voglio dire? Poi anche per Sì, il soggetto, certo. perché gli psicopatici che hanno avuto problemi da bambini magari non diventano tutti quanti per forza dei super criminali incalliti, capito? Però la tendenza magari ce l'hanno e magari fanno tanto casino durante la loro vita in generale, perché C'è sempre interruzione. Ci sono sempre interruzioni. Eh. Aspetta, mi provo a mettere vicino, mi sembra che adesso mentre parlo. Sì, più che altro non trovi un posto proprio da fermarti, perché magari forse Io con guarda, il cellulare fermo. sì, guarda, mi fermo qua, guarda, proviamo per vedere se qua cambia qualcosa. Allora, Sì, dai, proviamo. come stavo E, dicendo, come si dice, siccome hanno speso un sacco di soldi, io continuerò a dirlo, c'è il mito che lo psicopatico è un genio, ok? Geniale, capito? Che nessuno può riconoscere, cioè hanno scritto un sacco di troiate, ok? In sì, c'è un po' un verità, mito, no? Il mito dello psicopatico. anche Sì, perché hanno dato risalto a gente come Ted Bundy che sì, poteva fare, era furbo, ok? sì. Nel senso, però hanno dato risalto a gente come lui, non hanno dato risalto, cioè tutti conoscono Ted Bundy, nessuno conosce James Fallon alla fine se non quelli del settore, ok? Sì. E per dire, anche se a livello di importanza è sicuramente più importante di James Fallon, perché non è perché ha fatto delle cose comunque. Però appunto c'è
questo mito, no? In verità la maggior parte delle persone che hanno psicopatia magari funzionano, ok? Magari funzionano nel senso che sì, che possono anche funzionare, ma tanti hanno tanto caos, capito, attorno, perché lo creano, ok? Perché lo creano. Io stesso sono un po' così, ok? E quindi è un casino dopo, perché in realtà ti muovi, cioè fai fatica ad evolverti, ok? Sai quando lo psicopatico non impara tanto dall'esperienza, ok? No, sì. Quella roba lì è abbastanza vera, perché è difficile per me modificare il mio modo di pensare, nel senso che per esempio molte persone, la morale interiore, adesso mi devo alzare perché devo entrare in casa e mettere sotto carica il telefono mentre facciamo questa Ok. intervista, però stavo dicendo la morale interiore, ok? Mi rendo sempre più conto che gioca un sacco, come dire, nel creare dei cambiamenti poi nel modo di operare, ok? Perché la moralità è ciò che genera anche il senso di colpa, che genera tutte queste cose. E quindi cosa succede? Che le persone riescono tanto a cambiare. Non ti sento. Aspetta perché non ti sento. Sono dentro casa e lì mi senti sicuro. Cioè, mi senti? Proviamo. Sono qua quasi a casa, quindi lì per forza che mi senti. E stavo dicendo, mi senti adesso? Sì? Ok. Come si dice? Come stavo dicendo, mi rendo sempre più conto che la moralità, il codice morale delle persone è una spinta molto grande per i cambiamenti, per i loro cambiamenti, ok? Sì. Nel senso, il senso di colpa, ok? E tutte queste cose fanno agire, fanno fare gli esami di coscienza alla gente, ok? E quindi una persona, per esempio aggressiva, ok? Avrà sempre quel momento in cui passa la linea, ok? Molto spesso, in cui sente di aver passato la linea, ok? E si sente che ha sbagliato, vorrebbe cambiare e magari ci riesce perché ha questa forte cosa che oltre una certa cosa è troppo, capito? E bla 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 bla. E per Quindi me è secondo molto te l'aspetto, la spinta morale ha un suo peso in certe persone? per me è inesistente invece, Per capito? uno psicopatico, no? Per me è inesistente e quindi faccio molta fatica a cambiare posizione. Per esempio, faccio una cosa che viene ritenuta scorretta o penso di fare una cosa che viene ritenuta scorretta e magari ne parlo con la Sara, perché ci parliamo, quindi io se ho un'idea, capito, gliela butto lì e se lei ha un'idea me la butta lì a me, come tutti, no? E se magari lei cerca di farmi capire che moralmente è una cosa discutibile, lei come chiunque altro, ok? Oppure magari faccio una cosa che è considerata moralmente discutibile e magari mi sgama, ok? E allora arriva il predicone, no? E la rottura di coglioni. E cosa succede lì? Che io non riesco a cambiare posizione, a dire questa cosa è sbagliato farla, capito? Io il massimo che riesco a pensare è come devo fare perché la prossima volta non lo sa, ok? Oppure come devo fare per, come si dice, per far accettare questa cosa all'altra persona, ok? Sì. E capisci che quando uno ha questo modo di ragionare, cioè il modo di ragionare che
il nucleo è un po'... quello che faccio io va benissimo perché alla fine... Aspetta che c'è ancora un'interruzione. Non ti sento più. Mi senti? Guarda, dammi una... Mettiamo in carica, Guarda, magari. prendo le chiavi, prendo le chiavi e entro in casa, ok? Sì, sì. Aspetta. Lì io ho la rete di casa, quindi dovrei riprendere, insomma. Aspetta, adesso non vedi niente perché sono nell'androne delle scale. Non c'è nessuno ancora. Bello, ok, adesso mi senti? Sì, adesso ti sento. Ciao madre. Allora, eccomi qua. Sì. Perché purtroppo non prende tanto, devo anche caricare il telefono. E cosa stavo dicendo? Sì, quindi nel tuo caso è il tentativo di fare accettare quello che tu sei, il tuo modo di comportarti alla fine. Cioè il tuo scopo è quello. Il punto è che sono una persona... Sai che non ti sento ancora. Non ti sento ancora. Oggi c'è un po' di... un problema a sentirci. Ma il telefono in carica? Ci sei? Perché si è fermato, ti sei bloccato praticamente. Fai così, siccome ho cambiato rete perché è entrata nella rete di casa. Ok, vediamo allora Prova a adesso. richiamare. Ah, che ti richiamo? Sì. Vabbè, dai. Aspetta un attimo. Io quando? Perché prima mi deve entrare nella rete di casa. E quindi... Beh, in teoria dovrebbe subentrare. Ecco, adesso è entrata. Adesso è entrata. Ok. Vuoi che proviamo lo stesso? Vediamo se prende. Adesso mi senti. Però magari allora provo a chiudere perché però si blocca ancora. Allora io provo a chiudere a questo punto. Prova a chiudere e richiamare. Sì, dai, ti richiamo. Prova. Sì. Ci sei? Eccomi, mi senti? Sì? Aspetta, non ti vedo. Non mi vedi? Adesso dovresti vedermi. Aspetta, adesso sì, ok. Adesso ti vedo. Adesso ho impostato Skype. Proviamo, dai, vediamo se... Non mi metti in automatico. Ti vedo anche, per vederti ti vedo bene. Proviamo. Proviamo a parlare, vediamo se si sente meglio. Sì, dai. Quindi, allora, eravamo rimasti che tu cerchi, insomma, di farti accettare, in pratica il tuo scopo più che cambiare, migliorarti, insomma, andare incontro all'altro. Ti sento bene. Mi senti? Adesso non senti me? Sento, prova. Mi senti? Allora, eravamo rimasti che tu cerchi di farti accettare in pratica, quindi invece che andare, diciamo, migliorarti per l'altro, andare incontro all'altro, preferisci trovare il modo di farti accettare per come sei? O di farmi accettare o di non farmi sgamare. O di non farti scoprire, eccetera. Ok. Sì, perché appunto mi manca quella spinta morale al cambiamento e non è una bella cosa in verità. Nel senso che appunto tenta di poi evolversi fondamentalmente. E questo è un problema, quindi quando io prima ti dicevo che questa condizione, ok, in realtà non è questa cosa geniale che si va in giro a dire molto spesso, è a ragion veduta, nel senso che comporta sempre, se non sempre quasi, specie se
come si dice, le condizioni ambientali di partenza non erano il massimo del massimo, ma porta moltissimo spesso a un grande caos, capito? Proprio perché manca questa cosa e quindi ti comporti in modi che creano casini, quindi come si dice, dici una cosa e poi magari ne fai un'altra, capito? Perché tanto chi se ne frega, se l'ho detto prima, capito? Non conta niente, tanto sono parole, capito? E cosa me ne frega, poi capito cosa voglio dire? Però tu, cioè, hai presente le cose, diciamo, che ad altri possono non essere gradite, cioè non è che non le neghi, non c'è una forma di negazionismo da parte tua, come a volte succede anche a tanti narcisisti che non vogliono vedere effettivamente i torti che loro fanno, e il male, diciamo, che, o comunque i comportamenti che vanno Allora, a colpire gli dipende. altri e non li vogliono proprio vedere, invece tu ti rendi conto se fai qualcosa magari di non gradito a qualcuno, te ne rendi conto? Io me ne rendo conto, sì, in realtà non proprio sempre, perché ci sono delle volte in cui proprio il fatto che non ho per niente empatia e che non ho molta, come si dice, non ho molta confidenza con Sai che ti sento ancora a tratti, ci picchia. e l'altro. Ti sento ancora a tratti. Non so come mai allora. Chissà come mai questa volta ci sentivamo meglio quando eri in Spagna. Pensa a te. Ma sul serio. Che poi non siamo neanche così lontani. Ma che strana sta cosa, ma Sì, anche perché io infatti. sono attaccato al team di casa, cioè, Infatti, non so se vedo strano però. Veramente aspetta, strano. provare a fare questa cosa. È un tentativo di fare una cosa che forse salva la situazione. Gestione sim. Ok. Forse adesso potrebbe funzionare meglio. Beh, proviamo. Proviamo, per Proviamo. forza. Quindi, insomma, dicevi, te ne rendi conto, ecco, per renderti conto, ti rendi conto. Sì, mi rendo conto, allora mi rendo conto sì, a parte quei casi in cui magari sono sovrappensiero e una cosa che per me magari è normale, un altro si offende, capito? Poi quando mi dice che si offende io me ne rendo conto, ok? Però ovviamente da lì posso decidere di dirgli guarda sì, hai ragione, cercherò di non farlo, capito? Oppure se sono altre cose, capito, posso anche dire, fa finta di non vederlo e cercare di convincere. Che convincerlo che hai ragione tu, insomma. Sì, Quindi, completo perché ci sono le interruzioni. Senti, mi sa che dovremmo magari riprovare un'altra volta a questo punto. poi che Perché riproviamo domani, no, domani non posso perché domani... prossima settimana magari ci organizziamo. Ha visto che sei anche stanco, vedo che sei stanco comunque. Domani sarà qui? Domani non so, vediamo. Se no riprendiamo magari la settimana prossima, magari ci troviamo. Insomma, qualcosa abbiamo detto, dai, qualcosa abbiamo detto. No, visto che tra l'altro vedo che sei un po' stanco, giusto? Sbaglio, ma mi pare che sei un po' stanco. E dai, proseguiamo allora la prossima puntata, ecco, mettiamola così. E quindi approfondiamo meglio questa cosa e poi anche altre cose che così volevo chiederti. Sì, no, dico, andiamo avanti, approfondiamo questa cosa, ma anche altre che volevo chiederti. Magari, insomma, non ti anticipo. Lasciamo la suspense. Sei d'accordo? Io spero nel tardo pomeriggio di uscire. Nel caso, se tu ci sei o se non ci sei,
teniamoci in contatto magari domani, che magari sei libera tu a un certo momento della sera e magari sono libero anch'io e magari si riesce a finire, capito cosa voglio dire? Sì, sì, vabbè, vediamo domani. Esatto, dico Fernando, scriviamoci che magari salta fuori il momento, Vabbè, e se dai. no sarà per la volta come Sì, dire, sì, sì, ovviamente. sì, sì. Sì, dai, va bene. Ok? Ok, ok. Intanto fai una bella dormita a questo punto. Così. Dai, dai. Eh, va bene, dai. Allora, intanto, buona serata, buonanotte. E un abbraccio, Anche a dai, te. ci rinnoviamo allora. Sì, ci O- sentiamo in Ok, contatto. sì, sì. Eh, Ciao, ciao, ciao Giovanni. ciao. Ciao, ciao, Stai bene, buonanotte. ciao. Ciao, ciao.